Ciao, in questo video voglio presentarti un template che ho creato per tenere traccia dei tuoi trade. Naturalmente è rivolto a chi ha lo scopo di accumulare Bitcoin facendo trading tra altcoin e Bitcoin, senza preoccuparsi del valore in euro o in dollari. È molto semplice da utilizzare e secondo me anche molto utile. Quindi andiamo a vedere come l'ho strutturato. Naturalmente i trade che ho inserito, questi qua sono del passato e sono d'esempio. Allora abbiamo la scheda degli ordini, dei depositi e dei prelievi con un memorandum dove puoi segnarti i valori che hai depositato o prelevato in dollari o in euro, che puoi cambiare da qua a seconda se utilizzi dollari o euro. Inoltre un money management dove c'è una piccola tabella per creare diciamo la tua strategia, quindi i bitcoin che vuoi tenere o tenere in riserva, quelli che utilizzi per i vari trade, e ho messo quelli per tenere da scambiare diciamo per le fees. Ad esempio io utilizzo Binance, quindi per le fees pago in BNB, per cui tolgo un 10% e li lascio in BNB per pagare le fees, così i trade poi quando li vado a inserire negli ordini qua sono più precisi. Questi sono valori che puoi cambiare naturalmente, se vuoi trattenere un 50% basta che lo cambi, e quindi dice che non è corretto perché naturalmente qua abbassiamo, ecco qua, quindi il 50%, 40% e un 10%, e qua ti dice il valore in bitcoin a seconda dei bitcoin che hai depositato. Poi se lavori hai due ordini aperti e qua ti dice con quanti ordini vuoi fare i tuoi trading. Se fai meno trading scrivi ad esempio 5 e quindi per ogni operazione puoi utilizzare 0,0,14 e poi io li suddivido ulteriormente perché metto più livelli di entrata. Qua sotto c'è un grafico che ci tiene conto dei profitti, quindi andando avanti nel tempo eh, abbiamo i profitti che si spera che vanno sempre ad aumentare. Qua abbiamo una torta con i profitti sul deposito, quindi in base a quanto hai depositato, diciamo la parte che è venuta fuori dal profitto. Qua invece abbiamo in base ai tuoi BTC, sia quelli del profitto sia quelli che hai depositato, quindi il totale, quelli che sono disponibili per effettuare i tuoi ordini. Quindi qua ho il 26% ad esempio che è impegnato in ordini aperti e il 74% che è i bitcoin disponibili per aprire altre posizioni. Quindi tornando agli ordini, vediamo che abbiamo qua il totale dei bitcoin disponibili. Qua abbiamo il profitto fatto finora, 7% su quello depositato. Qua abbiamo il profitto tenendo conto del depositato e del prelievo, quindi diciamo che quando qua arriva la percentuale positiva, con i profitti hai coperto anche i tuoi prelievi, ad esempio quelli per acquistare BNB per pagare le fee, oppure se fai dei prelievi per spenderteli per i tuoi motivi. Qua abbiamo il totale dei depositi, il totale dei prelievi, il totale dei bitcoin in ordini aperti, quindi praticamente questo più questo. Scusate, questo è il prezzo medio, questo più questo. Il numero di ordini aperti, la percentuale media dei profitti e il profitto in bitcoin. Vediamo che qua si può inserire la data di apertura della posizione, la coppia quindi contro bitcoin, il prezzo a cui è acquistato questa moneta e la quantità, quindi se fai più posizioni avrai una, due, tre posizioni e via dicendo, e qua ci crea la media di acquisto.
e qua andiamo a fare quindi la vendita. Naturalmente quando la vendita, questa qua, è maggiore della media di acquisto delle posizioni che abbiamo aperto, è maggiore, avremo un profitto positivo, un più 17% ad esempio. E qua è il valore quindi dei bitcoin che ho acquistato, il valore che quindi ho ricevuto vendendo, e questo è il profitto netto di questa operazione. Passiamo avanti, vediamo che qua abbiamo i trasferimenti, quindi quando vado a fare un deposito devo inserire il valore in bitcoin, deposito iniziale, deposito, deposito e via dicendo. E questi sono i prelievi, ad esempio qua ho acquistato 2 BNB del valore di 0,09 bitcoin, qua diciamo ho fatto un pagamento a Jack per 0,21 bitcoin, in LTC che l'avevo preso, me l'ho segnato a un prezzo di 0,035, e naturalmente i movimenti che fai qua poi vengono rispecchiati qua dentro e anche qua dentro, quindi tieni sempre conto, è tutto collegato e ti calcola sempre la quantità di operazioni che puoi effettuare. Qua ho inserito un memorandum, questo è l'unico che è scollegato da tutto il resto, questo è solo per ricordarsi che ad esempio il deposito iniziale che ho fatto era uno 0,119 bitcoin e erano 5.000 euro. Adesso ho messo dei valori un po' casuali per fare questo video. Poi se vado a fare un altro deposito, ad esempio deposito 2000 euro, qua vado a segnare il valore quindi in bitcoin che ho depositato, e così via, stesso discorso per i prelievi. Quindi se mi tolgo prelievo 1000 euro, qua mi andrò a segnare in quel momento quanto era il valore in bitcoin. Se teniamo sempre precise questi valori, qua porta sempre tutto preciso, sia il totale bitcoin disponibili, il totale dei profitti, le varie percentuali e soprattutto l'ordine di quanto voglio utilizzare per ogni trade, e naturalmente tutto quello che riguarda le medie di acquisto, la vendita. Io qua non ho inserito la quantità della vendita perché io do per scontato, per come lo faccio io i trading, ho diversi livelli di entrata, però quando vado in profitto esco con tutto quello che ero entrato, perché il mio scopo è quello di aumentare i bitcoin. Poi il valore che ha il bitcoin in questo momento non mi interessa. Naturalmente spero che andando avanti col tempo aumenti sempre di più, però il mio scopo è solo quello di aumentare i bitcoin indipendentemente da quanto valgono in questo momento. Per questo è tutto, se ci sono domande potete scrivere qua sotto. Ciao, grazie.